La crisi di Pirer Mobility che sta portando nel baratro l'azienda austriaca e le sue controllate come KTM, Husqvarna, GasGas, oltre ad altre aziende più piccole, non risparmia nemmeno MV Agusta, che si trova da essere oggetto di una spettacolare azione di salvataggio da parte degli austriaci ad essere ancora più in pericolo, in quanto non più in grado di stare in piedi, anche perché non ha più le gambe. Gli austriaci gli hanno tolto rete vendita, ufficio acquisti, rete fornitore e marketing, quello vero, oltre ad essersi portati via 5.000 moto in Austria. E adesso dicono che non ci sono i soldi e per gli operai sono a rischio stipendi e tredicesima con licenziamenti collettivi in arrivo. Il management va in giro a fare spettacolo mentre è aggressivo e arrogante con i dipendenti che, se non avranno la certezza dello stipendio della tredicesima, sono pronti, così dicono, anche alle barricate. Questo video è dedicato ai lavoratori di MV. Dai! Ciao da Mr. Helmet. Di Pirer Mobility e KTM ormai sapete tutto, perché tutti ci si sono buttati sopra. Ci sono quelli che sono arrivati normalmente tardi, capita, e quelli che sono arrivati tardi apposta, perché prendevano la stecca da KTM sotto forma di banner, pubblicità, moto in prova e altre cose. Li riconoscete questi qui dal fatto che ancora parlano di situazione casuale, improvvisa, inaspettata, e ancora difendono un operato a dir poco scellerato e disinvolto, per non parlare della decina di redazionali giornalieri pubblicati ancora in continuità, perché tanto sono stati già concordati e pagati fino alla fine di dicembre. A gennaio magari le cose cambieranno, ma per adesso va così. Io non aggiungo altro. Fateci caso da soli a queste cose qui e a chi le porta avanti. Okay? Dal punto di vista industriale, come è messa MV e perché? Allora, è messa malissimo. Non ha debiti particolari esagerati, ma ha due problemi grandissimi. Il primo problema è che ha subito la politica di Pirer Mobility, che solo per una coincidenza non è stata portata a termine. Pirer Mobility, per tutte le aziende acquisite, ha operato delle vere e proprie mutilazioni, togliendo loro il marketing, quello vero, quello strategico, la rete vendita, gli acquisti, per poi portare la produzione in Austria dopo aver spolpato ogni cosa. Basti vedere quello che è successo con Husqvarna. Per MV è successo lo stesso, tranne la parte ultima, finale, quella della produzione, dato che per quelle cose ci vuole un po' più di tempo così, non è così semplice. Però MV, a parte produrre le moto al momento, non è più in grado di operare perché non ha più una struttura e non ha più soldi, ok? E poi vedremo come li spende. Il secondo problema, e qui è colpa degli anni passati e delle gestioni anche passate che si sono sovrapposte, è che MV Agusta è un esercito di generali, ok? Circa 200 persone in organico con 6 dirigenti, di cui una donna, 21 quadri, di cui 5 donne, 73 impiegati, di cui 5 donne, e 93 operai, di cui una donna. È una percentuale altissima che nemmeno nelle aziende orologiaie o nei grandi studi di architettura riusciamo a riscontrare. Stiamo parlando di un'azienda che costruisce moto in cui gli operai sono meno degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, cioè un'azienda metalmeccanica in cui un impiegato su 3 è quadro. Quindi immaginate una situazione abbastanza tipica per un'azienda che dovrebbe produrre oggetti di ferro, insomma, poi alla fine. Le retribuzioni, e quindi i costi per il personale da questo punto di vista, vanno di conseguenza, perché abbiamo quasi 1 milione di euro all'anno da dividere per 6 dirigenti, 1,8 milioni da dividere per 21 quadri, che fa 85.000 euro all'anno a testa circa, 3 milioni da dividere per 73 impiegati e 3 milioni da dividere per 95 operai. E quindi sto cercando di far capire che ci sono troppi capi per un'azienda che produce pochissimo e vende ancora meno, perché non ha più alcuno strumento per farlo, ok? Perché di fatto MV Agusta è poco più che una fabbrica che spedisce in Austria,
dando in gestione tutto il resto delle attività che un'azienda dovrebbe avere. E io questo ve lo avevo già detto, ve l'avevo già mostrato, potete trovare i dettagli in questo video qui che avevo fatto, che è di marzo 2023. A questa situazione aziendale qui va aggiunta la CRC di San Marino, che aveva 40 dipendenti, adesso ne ha 27 e verrà presto chiusa, così hanno detto, così le moto le disegnerà Chisca, che intanto ha fatto il botto anche lui all'interno di Pirer Mobility. Ok? È sufficiente guardare la chart organizzativa di MV Augusta per capire che sono tutti capi con quello che ne deriva a livello di trattamento economico e gestionale. Perché vedete, l'amministratore delegato CEO, che è anche presidente Uber Trunkenpolz, poi vedete i dirigenti dove c'è sempre lui, Filippo Bassoli al brand style e marketing, Luca Martin che è il COO, deputy CEO, quindi il Chief Operating Officer, ma anche il CEO che decide, infatti vedete sempre lui che parla, e poi tutto il resto sono caselle, ok, con la dirigenza. Ma anche andando sotto nella ricerca e sviluppo che risponde al CEO, trovate tantissime caselle, alcune figure qui le trovate a livello lavorativo, ma per il resto sono tutti o dirigenti o quadri con mansioni direttive. Lo vedete dal design, dalla parte legale, risorse umane e così via, fino alla progettazione per andare giù. Insomma, tutti capi o capetti con dirigenti o quadri super e quadri, insomma, da qui poi si spiega anche il tipo di retribuzione. Ora, non sta a me giudicare, però questa cosa potrebbe funzionare un po' di più se MV Agusta facesse, che ne so, orologi e li producesse, ma soprattutto li vendesse. E invece questa azienda di motociclette ne produce molto poche e ne vende ancora meno. Quindi non ha alcuna piattaforma nuova né alcun modello nuovo in programmazione e non ha nemmeno le moto necessarie a magazzino, ammesso che ce l'abbia ancora un magazzino vero e proprio, non un edificio destinato a magazzino che adesso è vuoto, perché 5.000 motociclette, ve l'ho detto, se le sono portate in Austria e rischiamo di non vederle più e non ci sono i soldi per fare quasi niente, nemmeno per pagare i dipendenti, anzi soprattutto per quello. Anche la ricerca e sviluppo è impegnata nelle omologazioni, ma non ci sono modelli nuovi in cantiere o perlomeno poca roba. Questo ovviamente non è colpa di chi lavora in ricerca e sviluppo. Quindi gli operai sono giustamente molto incazzati, anche perché il management non è stato mai leggero, nemmeno un po'. Testimonianze scritte degli operai e dei sindacalisti, che quindi o sono vere o sono tutti bugiardi che si sono messi d'accordo tutti insieme molto bene, parlano di un Luca Martin, l'amministratore delegato di MV, messo lì da KTM, appena arrivato, che avrebbe detto: a chi non sta bene come lavoriamo lo prendo e lo butto a calci in culo nel lago o robe simili, insomma più o meno il significato è questo, per poi ripetersi nell'ultima assemblea di qualche giorno fa, dicendo che oltre che c'era da ringraziare per lo stipendio anticipato di novembre, poi vedremo qual è il motivo, è che insomma chi non era d'accordo la porta era quella lì e se ne poteva andare. Insomma, io direi delicatissimo, ok? Delicatissimi. E in queste uscite si è particolarmente distinto anche una persona esterna ad MV, che è questo signore qui, che si chiama Aimo Unterhauser, il tagliatore di teste di Varese, potremmo chiamarlo, che ha già fatto a pezzi Husqvarna e adesso fa lo stesso lavoro con MV Agusta per conto di KTM Pirer Mobility. Ok, il più arrogante pare sia lui, mentre la responsabile delle risorse umane, che è l'avvocato Stefania Cane, magari anche bravissima, viene da Prada, che insomma evidentemente è una tipica azienda metalmeccanica di cui conosce eventualmente molto bene le dinamiche. Non voglio fare allusioni, però effettivamente l'ambiente è un po' diverso. Insomma, qualcuno ha parlato con i dipendenti o con i sindacati? Boh, non lo so, secondo me ci ho parlato più io in questi ultimi giorni di quanto ci abbiano parlato questi signori qui, però vabbè, io non servo a niente. Okay. Sono incazzatissimi gli operai perché lunedì avranno l'incontro in Univa, che è la Confindustria a Varese, e se le cose andranno come temono non avranno più lo stipendio di dicembre e non avranno la 13ª perché l'azienda non ha i soldi.
A gennaio queste persone saranno tutte in contratto di solidarietà, che prevede un minimo insomma, per legge un minimo di lavoro del 10% fino ad un 80%, ma per MV sarà al 10% e quindi con una cassa integrazione di 950 € loro lavoreranno a 1.100 € al mese. Verranno pagati anche poi fra l'altro dall'INPS, che ci metterà ovviamente, come è giusto per un grande organismo statale, i suoi tempi a pagare, e quindi oltre a non prendere dicembre e la 13ª, da gennaio queste persone saranno a secco fino a che lo Stato non farà arrivare i soldi. Insomma, un bel Natale di merda. E se queste cose verranno confermate lunedì, o non ci sarà la garanzia che le cose andranno diversamente, per un verso un po' migliore, gli operai hanno deciso, lo hanno dichiarato, di fare le barricate in fabbrica. E come posso biasimarli? Insomma, ma sei sempre pessimista, Mr. Helmet, tu sei quello che porta solo notizie brutte, come fai a dire che andrà così nel dettaglio? Ve lo dico perché questo è lo schema identico, è uno schema identico a quello già applicato in Austria. Pagare l'ultimo stipendio possibile con un po' di giorni prima, nello specifico 12 giorni, e poi saltare i successivi e le gratifiche affidandosi allo Stato. Non vi metto i siti ostetrici dove ho trovato questo materiale, ma potete trovarlo tranquillamente anche voi, o tutto online. Magari vi metto il link, vi risparmio insomma il tempo perso a tradurre dal tedesco e a farvi vedere dove ho visto queste cose, ma ci sono. Ecco perché gli operai MV sono spaventati, perché loro il film lo hanno già visto applicare a pochi chilometri di distanza solo pochi giorni fa. Okay? Nel frattempo la stampa è tutta dalla parte dell'azienda, cioè fa un po' di pietismo verso gli operai come si usa fare, ma è tutta dalla parte dell'azienda che compra la pubblicità e quindi fa articoli in cui si legge che il management lavora notte e giorno per salvare MV Agusta, con o senza KTM addirittura. Così dice Martin, mentre si compra le autorità regalando 2 moto alla questura. Ed è curioso sentire questa cosa da chi è stato messo lì da KTM, pare non incontri gli operai da almeno 6 mesi e voleva anche prenderli a calci in culo fino al lago. Se non credete a questi particolari, forse potete chiederli agli operai e ai sindacalisti. Okay? Stiamo parlando di un'azienda che non ha i soldi da dare agli operai in uscita volontaria, cioè quelli che hanno accettato di andare via, e a cui sono stati offerti, attenzione, 500.000 € da dividere per 45 persone che se ne andavano, poi scese a 32 e poi ancora a 28. Però i 500.000 € sono spariti e quindi chiedono alla gente di andare via volontariamente nel frattempo dall'azienda per poi prendere i soldi sulla parola chissà quando, magari a febbraio, marzo, magari quando l'azienda avrà cambiato proprietà e insomma poi alla fine gli operai la prenderanno dove la prendono sempre per abitudine. Ma perché sono spariti questi soldi? I sindacati, queste sono le dichiarazioni, dicono che questi soldi sono spariti per via di spese aziendali abbastanza folli, abbastanza esagerate dal punto di vista della pubblicità e della comunicazione. Insomma, si dice che l'azienda abbia fatto un video di presentazione della Super Veloce 1000, che è una moto fra l'altro bellissima, che costa 71.000 € circa, un video della durata di 7 minuti affidato per la regia ad una figura abbastanza prestigiosa, il cui costo di realizzazione sia arrivato, pare, proprio a 500.000 €, con l'aggiunta della prestigiosissima presentazione al Festival di Venezia, in cui una ventina di persone è andata a fare un po' di giorni in gita, tutta spesata, in hotel a 5 stelle. Quelli magari erano i soldi da dare agli operai in uscita. Il video è intitolato Beauty is not a sin, la bellezza non è un peccato, quindi un cortometraggio prodotto da MV Agusta, ispirato alla Superveloce 1000 serie Orio, scritto e diretto da Nicholas Winding Refn, che è stato presentato in anteprima sabato 31 agosto all'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Quindi per la prima volta, pensate,
nella storia del Festival Internazionale del Cinema è stato ammesso alla selezione ufficiale uno spot insieme alla sezione non concorrente, quindi hanno anche pagato per non concorrere. Beauty is not a sin è stato commissionato dando al regista la libertà assoluta, vorrei vedere con quello che è costato, di creare un'opera d'arte cinematografica che ritraesse l'idea di bellezza e desiderio considerati i pilastri fondamentali del progetto Superveloce 1000 serie oro. Quindi 7 minuti di ricerca estetica, contrasti, poesia e provocazione che, come ha detto Alberto Barbera, direttore del Festival Internazionale del Cinema di Venezia nel suo discorso di benvenuto, è troppo bello per essere considerato solo uno spot. Chiaramente se qualcuno mi vuole contestare questa cifra, me la contesti pure anche nei dettagli dicendo quanto hanno speso veramente, però allo stesso tempo mi dica anche se è vero o no che mancano i 500.000 euro da dare agli operai, perché a me risulta così. Oltre al danno e alla beffa, la beffa al quadrato. Sì, perché ditemi voi se questa è una situazione di eccellenza che merita un premio, cioè per la quale si viene premiati. E invece è magnifica la gita a Roma di qualche giorno fa, a Montecitorio nello specifico, per essere premiati come una delle 100 eccellenze italiane. Ora io spero che le altre 99 abbiano almeno i soldi per pagare gli operai, perché questa non li ha. Il nostro governo ovviamente non ha colpe, destra e sinistra non c'entrano, poi queste dinamiche non si sa bene come vengono decise, con che tempistiche, magari quanto tempo prima, e quindi nessuno magari ha spiegato a quelli che stanno organizzando questo premio come vanno veramente le cose, però è sintomatico che poi un amministratore delegato si vada a vantare sul suo LinkedIn per un premio che secondo me non avrebbe dovuto ricevere, o perlomeno avrebbe dovuto rifiutare, perché l'azienda è all'anticamera dei licenziamenti collettivi e diciamolo pure dalla chiusura, ok? Insomma, licenziamenti collettivi che poi sarebbero sempre quelli che voleva prendere a calci in culo fino al lago. Adesso, e mi dispiace per i dipendenti che mi stanno ascoltando, i dipendenti di MV, ma MV Agusta è virtualmente fottuta e ce la possiamo scordare per come la conosciamo e l'abbiamo conosciuta negli anni, la conosciamo fino adesso, se non viene salvata. Il che vuol dire tagliare drasticamente i costi e mettere l'azienda in condizioni di fare quello che sa fare meglio, ossia le motociclette, senza lavorare in debito di ossigeno, in emergenza, in crisi, e tirando da una parte e dall'altra una coperta che è sempre corta. Quindi a prezzi sì per persone benestanti, perché questo è il posizionamento giusto di MV Agusta, ma con una dirigenza che non dovrebbe dividersi in continuazione e soprattutto non dovrebbe spendere i soldi che non ci sono. Ok? Questa è la mia opinione. E adesso un po' di speranza, che vi riporto i rumors di quello che starebbe succedendo. Come prima cosa, abbastanza sotto traccia, ad MV Agusta si sarebbe interessata e si starebbe interessando la sempre molto nominata azienda indiana Bajaj, che avrebbe mandato uno dei suoi massimi esponenti abbastanza sotto traccia, ma anche Rashid Sardarov, padre di Timur Sardarov, il precedente proprietario che attualmente è al 49,9%, sarebbe andato a Varese per vedere quello che può fare, insomma interessato a riprendere le cose in mano, cominciando dalle 5.000 moto deportate, le virgolette, in Austria. L'idea dei russi io ve l'ho già anticipata in questo video qui e sarebbe quella che vi ho spiegato insomma pochi giorni fa, di mettere altri soldi per salvare i loro investimenti e il loro 49,9%, che è pur sempre una quota massiccia, liquidando le aziende di KTM che attualmente gestiscono MV Agusta per gli acquisti, fornitori, eccetera, anche poi gli Stati Uniti, eccetera, e riprendere magari con un aiuto esterno, che sia Bajaj o non lo so, il controllo della compagnia che per fortuna non è stata portata tutta in Austria. E quindi è una situazione gravissima
diciamo che Amilia Augusta è un paziente gravissimo, ma che di fatto non è ancora morto. Ok? Adesso avete la fotografia certificata, e le fonti sono queste, da chi ci lavora e da chi magari ha fatto anche un pochino di ricerca, tanto poi il management non mi vuole parlare, la fotografia di un'azienda che, pur essendo potenzialmente un'eccellenza, da anni viene sballottolata, anzi sballottata è più corretto, da una gestione all'altra, sempre in una condizione di codice rosso, ok? E vai che mi sono liberato di un altro peso. Fra un po' arriveranno anche tutti gli altri, mentre io nel frattempo, come al solito, sarò sminuito, perculato e oltraggiato, contestato e tacciato di essere uno che si inventa le cose, e almeno in questo mi sento vicino a chi lavora in MV Agusta, a cui mando un grande abbraccio per un Natale che sarà molto inquieto, ma che speriamo sia l'ultimo Natale di sofferenza. Ok? Ciao da Mr. Helmet, e ricordate di seguire e sostenere il canale e di supportarlo con le iscrizioni, le donazioni e gli abbonamenti, se volete continuare ad avere un'informazione così. Io vi ringrazio.